Ho un compagno di eccezione oggi per questo video. Voglio fare il pollo al forno perfetto. E ovviamente, come in tutti i miei video, ci sono tanti sbatti da farsi per fare le cose perfette. Quindi ci rimbocchiamo le maniche e partiamo? Bella ragazzi, anche oggi si spadella e facciamo il pollo al forno perfetto. La prima cosa che ho fatto è che ho ricoperto di sale, zucchero, pepe, un po' di aglio in polvere e scorza di limone per una notte in frigorifero. La marinatura con il sale cosa fa? Ci rende la pelle croccante perché ne assorbe parzialmente i liquidi e poi li fa riassorbire. Inoltre penetra nella carne e la rende saporita. Quindi ci facciamo questa marinatura a secco un giorno prima, una notte prima, e poi al momento in cui dobbiamo andarlo a cuocere la dobbiamo delicatamente togliere via tutta. Dopo aver lavato via la marinata andiamo a ingrassare la carne all'interno del pollo, ma per ottenere una bella morbidezza all'interno e anche un buon sapore vogliamo andare a farcire la pelle con il burro. Quindi cosa dobbiamo fare? Delicatamente con le dita dobbiamo andare a separare la pelle dalla carne. È un'operazione un po' delicata che va fatta con un minimo di pazienza, ma raga, il risultato poi adesso prepariamo appunto la nostra, possiamo chiamarla guaina di burro, diciamo. Qua saranno un 150 grammi di burro su un pollo di 1,5 kg. Ci prendiamo le nostre erbette, rosmarino, timo, dell'alloro intero ovviamente, un pezzettino di scorza di limone. Allora il burro ovviamente io l'ho tirato fuori dal frigo un'oretta prima di iniziare a lavorare, deve essere morbido. Sì, ci si sporca un po' le mani in questa ricetta, c'è da dire. È la ricetta perfetta per la domenica. Se come me il sabato sera non fate niente perché siete come gli altri due che si spaccano come i pazzi, la domenica non ci avete voglia di far nulla, ovviamente. Prendiamo di nuovo il nostro polletto, con le mani la prendo, tiro sulla pelle, poi da sopra lo andiamo a distribuire. Molto bene. Il nostro pollo è tutto imburrato all'interno, bello grasso, bello ciccioso. Con il poco burro che ci è avanzato io glielo spalmo anche sopra, giusto per non buttar via nulla e perché il grasso non è mai abbastanza. Prendo anche un po' di spago da cucina per legare le coscette. Lo incastriamo sotto al petto, così. Poi prendiamo le cosce, teniamo legate quindi le cosce dietro, anche qua doppio nodo da scarpe, quindi pollo pronto. Tagliamo queste verdure a metà, le usiamo come fondo della teglia, quindi daranno anche loro un bel sapore, esaleranno i loro vapori. Alterniamo un po' di sedano e qualche fettina di cipolla, diventeranno saporitissime, e ci schiaffiamo sopra il nostro bel pollaccio. Boh, facciamolo stare bene dritto e ci lasciamo un po' di spazio vuoto sulla teglia per poi comodamente col cucchiaio o col pennello andare a nappare il burro che via via si scioglie. Gli diamo una bella botta iniziale a 200 gradi, in modo che la temperatura sia sufficientemente alta per non dare alla carne l'effetto lessato. Quindi partiamo a 200, poi abbassiamo a 170, 160, 170, lo facciamo cuocere per un'oretta circa. Vediamo la pelle com'è, se ci piace, se non è abbastanza croccante, bottazza a 200, 220 e raga, la pelle sarà croccantissima. Vado in forno e ci rivediamo tra un po'. Religioso silenzio, facciamo parlare la pelle del pollo. Si può fare uno swing. Minchia raga, è bella crocca questa, Prima un quarto d'ora a 200 gradi, un'ora a 170, botta finale a 205-210 gradi con il forno ventilato.
tiro sul mio bel pollettone croccante, a cui ho anche misurato per sicurezza la temperatura al cuore. La temperatura ideale per il pollo è 75 gradi, per essere sicuri che sia cotto e che non faccia niente di male. Sono contento di come è venuto questo pollo e veramente la marinatura a secco, io ho una pelle così croccante che fa rumore, faccio fatica a sentirla, bella croccante. Adesso, visto che mi sono fatto tutto sto sbattone, mi prendo la parte migliore. Togliamo via lo spago, tutto intorno, sotto al petto, via. Fate sempre riposare prima del taglio, altrimenti i succhi se ne vanno ovunque, come se fosse una bistecca, uguale, Mi piglio la mia bella coscettina, che è la parte più buona, coscione, con pelle croccante. Guarda com'è bello umidino dentro. Bomba! Di solito il petto di pollo al forno è una roba che metti in bocca e tipo soffochi, invece questo è morbidissimo. Quindi sentiamo un po' sta coscetta come è venuta con la sua pelle croccantina. Molto buona, molto umida, molto saporita. Verdure burrose. Mamma mia. Raga, fatemi sapere se questo video vi è piaciuto. Come fate voi il pollo al forno? Sono curioso di saperlo, se avete altri trucchi, altri metodi. Spero vi piaccia, raga. Vi aspetto al prossimo video. Bye bye.